Come molti di voi già sapranno, l'11 e il 12 ottobre 2025 si terrà a Tokyo sulla Red Tower il primo vero campionato mondiale ufficiale di Beyblade X. Un evento storico che segna un punto di svolta non solo per i fan più appassionati, ma anche per chi negli anni ha lanciato una trottola solo per gioco. Ma come siamo arrivati fino a questo punto? Oggi Retrolab prende in mano il lanciatore, pronto a tirare la corda, per accompagnarvi in un viaggio attraverso le origini di un brand leggendario. Tra manga, anime, videogiochi, successi clamorosi, cadute, rinascite, mercati paralleli e vicende particolari. Perché quello che all'inizio era solo un giocattolo, è riuscito a diventare col tempo un simbolo in grado di segnare intere generazioni fin dalla fine degli anni 90. Che aspettate ancora? Siete pronti a far girare i vostri Beyblade? Allora tenetevi forte, il viaggio ha inizio! La storia dei Beyblade ha radici antiche e ancorate nella storia e nelle tradizioni dell'era Edo giapponese. A quei tempi, infatti, esisteva un passatempo popolare chiamato Beigoma, delle piccole trottole di metallo, spesso riempite di sabbia o piombo per essere più pesanti. Queste si avvolgevano con una cordicella e venivano lanciate su un telo robusto, che spesso veniva steso sopra un secchio o un barile. Un'arena rudimentale, certo, ma perfetta per le sfide. Lo scopo? Era semplice: resistere più a lungo degli avversari o buttarli fuori. Un gioco antico, ma con un potenziale intramontabile. Ma facciamo adesso un piccolo passo in avanti fino alla fine degli anni 90. In Giappone, una delle aziende di giocattoli più importanti era la Takara. Fondata nel 1955, è famosa per bambole come l'Ikka-chan, ovvero la Barbie giapponese, e per aver creato insieme ad Hasbro i Transformers. Parliamo quindi di un colosso del settore, sempre alla ricerca del giocattolo del futuro. E fu proprio con questo spirito che un designer, ovvero Osamu Mashimo, ebbe l'idea di riprendere la tradizione dei Beigoma e modernizzarla. Non più trottole dal design anonimo, ma modulari e personalizzabili. Ognuno poteva infatti scegliere parti diverse per costruire la propria combinazione vincente. Un'idea semplice, ma allo stesso tempo geniale. Nel luglio del 1999 venne messo in vendita il primo modello ufficiale, ovvero Ultimate Dragoon, o meglio conosciuto in occidente come Spin Dragoon, piantando così il seme di quello che presto sarebbe diventato un fenomeno planetario. Ma un giocattolo da solo non basta a conquistare i bambini, e in Giappone esisteva una regola d'oro secondo la quale per lanciare davvero un brand serviva una storia, e quella storia doveva passare dal manga. Così la Takara chiese a un fumettista emergente, ovvero Takao Aoki, di creare un manga dedicato al nuovo gioco. Nel 1999 iniziò così la pubblicazione di Bakuten Shoot Beyblade sulla rivista Koro Koro Comic, una rivista specializzata proprio in manga legati a giocattoli e videogiochi, e che in passato aveva aiutato anche brand molto importanti come Pokémon a esplodere. Il protagonista si chiamava Takao Kinomiya, un ragazzo spensierato ma testardo, sempre pronto a lanciarsi in una sfida con il suo Beyblade Dragoon. Era il volto perfetto per incarnare lo spirito del nuovo brand. Il successo del manga fu immediato, e così nel 2001 arrivò anche l'anime, ed è lì che i Beyblade fecero il grande salto, passando dall'essere un giocattolo giapponese a un fenomeno mondiale. Nel 2001 il manga di Takao Aoki prese vita in TV. Nasceva l'anime Bakuten Shoot Beyblade, e con lui la prima grande ondata del fenomeno. I protagonisti erano i Blade Breakers, un gruppo di ragazzi destinati a diventare icone per un'intera generazione. Il gruppo era composto da Takao Kinomiya, ribattezzato Tyson in molte versioni occidentali, ma rimasto Takao nel doppiaggio italiano, con il suo leggendario Dragoon. Insieme a lui abbiamo anche Kai Iwatari, freddo e implacabile con il suo ardente Dranzer, Raikon, agile e spirituale con il suo fulmineo Driger, e
per ultimo, ma non meno importante, Max Tate, il cuore del gruppo con il suo invincibile Draziel. Ognuno di loro non lottava da solo. A dare forza alle loro trottole, infatti, c'erano i Beat Power, conosciuti anche come Beat Beast, degli spiriti leggendari legati a creature mitiche capaci di trasformare una semplice sfida in una battaglia epica. Un'idea geniale che elevava le partite da semplice gioco di cortile a veri e propri scontri tra forze mistiche. E qui arriviamo a un dettaglio che spesso passa inosservato. Avete mai notato che i Beat Beast dei Blade Breakers iniziano tutti con DR? Beh, non è un caso. Da una parte infatti c'è la mitologia. Ogni creatura rappresenta infatti uno dei 4 grandi animali sacri dell'Estremo Oriente. Dragoon è il drago azzurro dell'est, Dranzer la fenice rossa del sud, Dreiger la tigre bianca dell'ovest e Draziel la tartaruga nera del nord. 4 guardiani leggendari legati agli elementi e messi insieme a creare equilibrio. Insomma, dietro quei nomi che da piccoli ci sembravano fichissimi, si nasconde un mix tra mitologia e storia che ha reso i Blade Breakers ancora più iconici. Ma i veri protagonisti restavano i Beyblade stessi. Non erano trottole qualsiasi, ogni modello era composto da più parti: il beat chip, il disco di peso, l'anello d'attacco e la base, pensate per essere smontate e ricombinate. Questo sistema modulare permetteva infatti ai ragazzi di creare strategie personalizzate, rendendo ogni sfida diversa dalla precedente. E in cima a tutto questo c'erano proprio loro, i 4 sacri. Ognuno aveva il suo preferito, spesso in base alla propria personalità. Dopo l'uscita del manga di Takao Aoki e la trasmissione dell'anime, Beyblade diventò subito qualcosa di più di una semplice serie di trottole. Non era più solo un giocattolo, ma un vero e proprio shonen a tutti gli effetti. Tornei sempre più intensi, amicizie che si rafforzavano, avversari che diventavano alleati, insomma, una formula che ai fan suonava stranamente familiare. Ma da dove arriva davvero questa formula così familiare? Beh, in realtà affonda le sue radici molto più indietro, ovvero nei manga sportivi degli anni 60. Serie come Star of the Giants avevano già introdotto quel modello fatto di sacrificio, allenamento e crescita personale. L'idea che la sfida fosse la metafora perfetta della vita stessa. E qui il colpo di genio. Beyblade prende quel modello narrativo e lo trasporta in un contesto completamente nuovo. Non più campi da calcio, tatami o campi da baseball, ma l'arena di trottole, dove la determinazione dei personaggi si metteva in ogni scontro. Ma non è tutto, perché oltre l'elemento sportivo la serie giocava un'altra carta vincente, ovvero la squadra. I Blade Breakers infatti non erano solo rivali assetati di vittoria personale, ma erano un team variegato con personalità complementari uniti da un legame che cresceva episodio dopo episodio. Déjà vu? Non per caso. Questo schema richiama infatti da vicino quello dei Super Sentai, i celebri team colorati del tokusatsu giapponese, dove la forza del gruppo supera sempre e comunque i limiti del singolo. Una formula che riecheggiava anche in altri shonen corali già da tempo, come per esempio i Saint Seiya. E così, tra l'intensità del dramma sportivo e il fascino delle squadre Sentai, Beyblade trovò la sua identità. Non più una moda passeggera, ma un racconto capace di parlare di crescita, amicizia e competizione a un'intera generazione di spettatori. E qui apro una piccola parentesi, perché il legame tra tokusatsu, manga sportivi e grandi shonen come i Cavalieri dello Zodiaco è una storia che merita un capitolo a sé. Dalla nascita dei kaiju movie, passando per Ultraman e i Super Sentai, fino ad arrivare alle esplosioni dei team shonen, esiste un filo rosso che spiega tantissimo dell'immaginario giapponese moderno, ma questa, ve lo prometto, sarà una storia che vi racconterò in un video dedicato. Con l'anime del 2001 arrivano presto i sequel, Beyblade V-Force nel 2002 e Beyblade G-Revolution nel 2003. 3 stagioni e un film animato, ovvero Fierce Battle,
bastarono a trasformare i Beyblade in un fenomeno planetario. Ma il brand non si fermò allo schermo. Arrivarono videogiochi ufficiali che portarono le battaglie su PlayStation, Game Boy Advance e persino su GameCube, con Beyblade V-Force Super Tournament Battle. Non si trattava più solo di trottole, i Beyblade erano ovunque. Arene vendute nei negozi di giocattoli, set speciali, carte collezionabili, zaini, astucci, lunchbox, una macchina da merchandising che accompagnava i ragazzi ovunque. Ma, come accade spesso per i grandi fenomeni globali, dietro la luce del successo si nascondeva anche un lato oscuro. Se i primi anni 2000 avevano visto i Beyblade trasformarsi in un fenomeno globale, poco dopo iniziarono ad emergere anche le prime ombre. Quando qualcosa diventa di così popolare tra i bambini, il mercato parallelo non tarda mai ad arrivare. Nei mercatini e nei negozi non ufficiali iniziarono a comparire copie contraffatte vendute a pochi euro. Alcune sembravano identiche, ma bastava toccarle per capire che erano tutt'altra cosa. Plastiche scadenti, pezzi che si rompevano dopo poche sfide e punte di metallo spesso pericolose, capace di danneggiare anche le arene ufficiali e in alcuni casi persino di ferire chi le usava. Marchi fasulli come Beyblade o trottole senza nome invadevano le case, minando la qualità e la reputazione del brand. Ma il problema non consisteva solo nei falsi. C'era anche chi, attratto dal desiderio di vittoria a ogni costo, iniziava a modificare i propri Beyblade originali. Bastava spesso un cacciavite e un po' di ingegno per smontarli e ricostruire le parti creando trottole imbattibili. Con anelli di metallo aggiuntivi, saldature al piombo o addirittura punte e lame. Questo portò a un altro effetto collaterale, ovvero i divieti nelle scuole. In Italia e altri paesi esteri, sempre più insegnanti e presidi iniziarono a proibire i Beyblade, considerati troppo rumorosi durante la ricreazione, causa di litri tra compagni e spesso pericolosi quando i bambini usavano versioni modificate o tarocche. C'è anche chi giura di aver letto titoli di giornali dell'epoca che arrivarono a scrivere titoli allarmistici come il pericolo delle trottole che fanno male ai bambini, alimentandone così la percezione negativa. Paradossalmente, però, questi divieti non fecero altro che aumentare il fascino proibito dei Beyblade. Diciamo che giocare di nascosto dagli occhi degli insegnanti o dei genitori rese le partite ancora più elettrizzanti. Era un po' come appartenere a una sorta di club segreto. Chi aveva un'arena o un Beyblade speciale diventava il centro dell'attenzione. Insomma, proprio nel momento del suo massimo splendore si trovava già sotto attacco. Il mercato saturo di prodotti falsi, le modifiche che rovinavano i tornei e i divieti sempre più diffusi iniziarono a logorare il fenomeno. Intorno al 2004 e il 2005, con la conclusione dell'anime e senza nuove serie pronte a raccogliere il testimone, l'ondata si placò. Era la fine della prima grande era dei Beyblade, ma non la fine del brand, sì, perché in Giappone si preparava già una rinascita inattesa, una nuova saga che avrebbe rilanciato il brand con più energie e nuove idee. Dopo l'enorme boom dei primi anni 2000 e il fisiologico calo che seguì, molti davano per morto il fenomeno Beyblade, ma nel 2008 Takara Tomy decise di rilanciare il brand con una nuova linea di trottole. Nasceva così la Metal Fight Beyblade, ribattezzata in occidente come Beyblade Metal Fusion. La novità era subito evidente. Questa volta i Beyblade non erano più di plastica leggera, ma avevano una parte centrale in metallo, ovvero la Fusion Wheel, che dava loro un peso e una potenza mai visti prima. Rispetto alla prima generazione, infatti, il metallo diventava il cuore stesso della trottola. La nuova Fusion Wheel non era solo un anello pesante, ma la parte frontale che entrava direttamente in contatto con l'avversario. Da quel momento i colpi tra trottole erano veramente metallici,
pesanti, rumorosi e soprattutto distruttivi. Era una rivoluzione fisica e sonora. Non solo più peso, ma vere e proprie collisioni d'acciaio. A questo si aggiungeva anche la grande innovazione della struttura modulare a 5 pezzi. Il facebolt, ovvero la vite frontale che teneva insieme la trottola e mostrava il simbolo della Beat Beast. L'Energy Ring, la parte estetica legata al design e all'identità del Bay. La Fusion Wheel, ovvero il cuore metallico responsabile dei colpi. Lo Spin Track, che determinava l'altezza e il bilanciamento. E per finire la Performance Tip, la punta vera e propria, decisiva per velocità e resistenza. Questa formula apriva la strada a un livello di personalizzazione senza precedenti, permettendo di creare combinazioni uniche e strategie sempre nuove. Il messaggio era chiaro: non bastava comprare una trottola, bisognava costruire la propria strategia. Con i nuovi giocattoli arrivò ovviamente anche un nuovo anime. Nel 2009 debutta infatti Metal Fusion, seguito da Metal Masters e Metal Fury. I volti di questa nuova era erano Ginka Agane, ragazzo ottimista e determinato legato al suo Storm Pegasus, conosciuto meglio come Pegasus in Occidente, e il suo leggendario rivale, Ryuga, l'oscuro blader che impugnava l'inquietante Eldrago, uno dei Beyblade più iconici e amati dell'intero franchise, grazie anche alla sua rotazione inversa, che gli permetteva di rubare la rotazione avversaria, imponendosi come primo Beyblade anti-meta nella storia dei tornei ufficiali. Accanto a loro un cast corale che ricordava in tutto e per tutto la formula vincente dei Blade Breakers. Kyoya con il suo feroce leone, Kenta con il suo sagittario e tanti altri avversari che spesso si trasformavano in alleati, consolidando così la natura corale e competitiva della serie. Ora, se da un lato Takao e Kai erano diventati simboli di un'epoca, Ginka e Ryuga raccolsero quel testimone, portando la rivalità e il carisma a un livello ancora più spettacolare. La Metal Saga fu anche quella che riportò Beyblade al centro dell'attenzione internazionale. In Occidente, infatti, grazie ad Hasbro, i nuovi modelli invasero scaffali e pubblicità. Il peso maggiore e la struttura modulare li rendevano molto più duraturi rispetto ai predecessori e i ragazzini non vedevano l'ora di provarli nelle nuove arene trasparenti. Fu la seconda grande ondata globale, soprattutto tra il 2009 e il 2012, con tornei organizzati in moltissimi paesi. Non mancavano ovviamente i videogiochi. La saga approdò su Nintendo DS, Wii, PSP con titoli come Beyblade, Metafusion, Battle Fortress e Beyblade Evolution. Pur senza raggiungere la popolarità di altri brand come Pokémon o Digimon, dimostravano come Beyblade fosse ormai un brand multimediale consolidato. Con l'introduzione del metallo, anche i tornei ufficiali cambiarono faccia. Le sfide non erano più solo colpi spettacolari, ma veri scontri di strategia. Attacco, difesa, stamina, ogni scelta di spin track o performance tip poteva fare la differenza. Insomma, il franchise stava abbracciando una dimensione semi-competitiva, anticipando l'attuale ritorno agli eSports e ai tornei mondiali. Anche se forse non ebbe l'impatto culturale e rivoluzionario della prima generazione, possiamo affermare che oggi la Metal Saga riuscì comunque a trasformare Beyblade in un fenomeno duraturo. E se i Blade Breakers erano stati i pionieri di questo fenomeno, Ginka e Ryuga furono i campioni di una nuova epoca che segnò il passaggio da giocattolo dei primi anni 2000 a vere e proprie macchine da combattimento in cui ogni dettaglio poteva fare la differenza. Con le sue 4 stagioni animate, decine di personaggi e un arsenale di Beyblade sempre più vari e complessi, la Metal Saga riuscì a riportare Beyblade al centro della scena per quasi un decennio.
Era una serie più tecnica, più competitiva, che cercava di dare un senso di realismo alle battaglie, parlando non solo a una nuova generazione, ma anche a chi era cresciuto con la prima ondata e che ora cercava degli scontri più seri e competitivi. Purtroppo ogni era ha la sua fine, e con il 2012 si chiuse anche questo capitolo, lasciando spazio però a una nuova rivoluzione. Una nuova generazione che avrebbe messo da parte il metallo e puntato tutto su esplosività, velocità e il ritorno a un approccio più giocattoloso e spettacolare. Dopo gli anni della Metal Saga, che avevano segnato una rinascita globale del brand, Beyblade si prese un periodo di pausa. Ma nel 2015 in Giappone Takara Tomy decise di reinventare ancora una volta le regole del gioco, lanciando la terza generazione ufficiale, ovvero Beyblade Burst. Il nome dice tutto. La grande novità era il sistema di combattimento Burst Finish, cioè la possibilità che una trottola colpita nel punto giusto esplodesse letteralmente in più pezzi durante la battaglia. Una scelta di design audace che trasformava il gioco in qualcosa di ancora più spettacolare e imprevedibile. Non si trattava solo di resistenza o potenza, ma di vera e propria strategia nel montaggio e nella scelta dei componenti. Ogni burst era infatti costruito con 3 parti principali intercambiabili: il layer con il design aggressivo e gli attacchi caratteristici, il disc, un anello di metallo che aggiungeva peso e bilanciamento, e infine il driver, che determinava il movimento della trottola nell'arena. Un sistema modulare che rendeva ogni sfida diversa e che permetteva una personalizzazione innovativa ma anche semplificata. E l'arrivo del Burst Finish aveva rivoluzionato il gioco. Perdere, infatti, non significa più solo fermarsi o uscire dall'arena, ma esplodere in pezzi sotto i colpi dell'avversario. Come da tradizione, al lancio del nuovo sistema corrispose anche una nuova serie animata. Nel 2016 debuttò l'anime Beyblade Burst, seguito poi da una lunga sequenza di stagioni, tra cui Burst Evolution, Burst Turbo, Burst Rise, Burst Surge, Burst Quad Drive e infine Burst Quad Strike nel 2023. Scusate, ho perso il conto di quante volte ho detto Burst. Al centro delle storie c'era Val Aoi e il suo leggendario Valtryek, Valkyrie in giapponese, simbolo di questa generazione, affiancato da rivali e compagni che divennero rapidamente icone per i fan. Shu Kurenai con il suo Spriggan, Free la Hoya con Fafnir, Fi con Phoenix e molti altri. Il successo di Burst fu travolgente. In Giappone il manga serializzato sempre su Koro Koro Comic e l'anime ebbero un seguito costante per quasi 8 anni. In Occidente Hasbro portò la linea di giocattoli e adattò l'anime, conquistando una nuova generazione di fan. A livello competitivo, le arene si popolarono di tornei ufficiali e amatoriali, con community online che organizzavano eventi in tutto il mondo. Non mancò ovviamente il merchandising. Oltre alle trottole e alle arene, arrivavano videogiochi per Nintendo Switch, app mobile con combattimenti in realtà aumentata, accessori e collezionabili che continuarono ad aumentare la popolarità del brand. Beyblade Burst ebbe anche un merito particolare, ovvero quello di riportare il brand sotto i riflettori in un'epoca dominata da smartphone e videogiochi online, dove sembrava letteralmente impossibile che un gioco fisico potesse reggere il confronto. Le trottole esplosive invece riuscirono a conquistare il cuore di milioni di bambini e ragazzi in tutto il mondo. Ma come si spiega questo incredibile successo? Sapete, la formula magica è in realtà un mix di fattori vincenti. La novità del Burst Finish che rendeva ogni sfida spettacolare e imprevedibile. La semplicità delle parti intercambiabili che permetteva anche ai più piccoli di personalizzare facilmente il proprio Beyblade, senza però perdere profondità strategica, e un ecosistema mediatico solido, fatto di manga, anime e tornei ufficiali che alimentavano costantemente e annualmente la community.
A questo, si aggiunge anche il tempismo perfetto. Burst seppe parlare ai bambini degli anni 2010, ma anche agli ex fan cresciuti con la prima generazione e con la Metal Saga, unendo così nostalgia e innovazione. La fine ufficiale arrivò nel 2023 con l'ultima stagione Burst Quad Strike. Dopo 8 anni Takara Tomy e Hasbro decisero di chiudere quella fase, ma invece che un addio, fu un passaggio di consegne, perché sarebbe presto iniziata una nuova era. In altre parole, Burst non fu solo la terza generazione, ma un vero e proprio ponte che ha permesso a Beyblade di sopravvivere a cambiamenti culturali e tecnologici, preparando il terreno per la sfida successiva. Nel 2023 Takara Tomy lanciò finalmente la quarta generazione, ovvero Beyblade X, con l'obiettivo di rinnovare il franchise e riportarlo al centro della scena competitiva dopo il lungo ciclo di Burst. Il nome non è casuale, la X non sta solo per Extreme ma per cambiamento, un simbolo di rottura con il passato e allo stesso tempo di ritorno alle origini. L'idea era chiara: riportare i Beyblade a battaglie ancora più veloci, esplosive e spettacolari. I Beyblade X introdussero un sistema completamente nuovo, più semplice da assemblare ma non per questo meno strategico. Le trottole sono composte da 3 parti principali: il blade, la parte superiore che definisce l'attacco e l'identità del Bey, il ratchet, l'ingranaggio centrale che regola altezza e stabilità, e per finire il beat, o la punta, che integra un piccolo Gear X capace di interagire con l'arena. Un design meno complicato rispetto a Burst, certo, ma più immediato e dinamico, perfetto soprattutto per le nuove generazioni e al tempo stesso ricco di possibilità di personalizzazione. Alcuni dei primi modelli come Drums World, Hellseeked o Wizard Harrow divennero subito iconici, sia per le forme aggressive sia per le performance in battaglia. Il cuore dell'innovazione, però, stava nell'arena. Il nuovo Extreme Stadium integra una speciale X-Line, una sorta di binario incassato che attraversa il campo. Quando la punta di un Bey interagisce con essa, la trottola viene scagliata in avanti con un improvviso dash di accelerazione capace di ribaltare l'esito dello scontro in un istante. Una sorta di boost dinamico simile ai power-up dei videogiochi. Un'idea che rende ogni partita più imprevedibile, con KO improvvisi e colpi spettacolari, quasi a ricordare i famosi special move visti negli anime. Per celebrare il lancio fu prodotto anche un nuovo anime, semplicemente intitolato Beyblade X, affidato allo studio Holm, lo stesso di Pokémon, che debuttò nel 2023. La storia segue Robin Kazami che insieme ai suoi compagni sogna di scalare la vetta del torneo X-Tower, una struttura che rappresenta letteralmente l'Olimpo dei Blader. Al suo fianco compagni e rivali con blade dalle forme aggressive e colori sgargianti, pronti a scontrarsi a velocità mai viste prima. Rispetto a Burst, la serie presenta meno filler e più battaglie, con un ritmo serrato che ricorda da vicino la tensione narrativa di Metal Fight. È un anime che non punta solo a vendere giocattoli, ma restituisce quelle sensazioni di adrenalina pure che avevano fatto innamorare i fan delle prime generazioni, strizzando l'occhio a quest'ultime grazie a uno stile di animazione rapido, energico, con combattimenti ancora più dinamici e un character design moderno. Il manga, serializzato su CoroCoro Comic, vede la collaborazione di Omura Kawamoto e Hikaru Muno, già celebri per Kagegurui. Il risultato è una versione di Beyblade dai tratti più maturi e drammatici, con battaglie rappresentate come veri duelli strategici. Ogni tavola esalta la velocità estrema della trottola e la tensione tra i blader, con una cura grafica che segna una svolta rispetto ai toni più leggeri delle serie precedenti. Parallelamente, Takara Tomy punta più forte sul digitale, con i videogiochi mobile dedicati, con simulatori di arene e funzioni AR, collaborazioni con Nintendo Switch e una spinta enorme su YouTube e piattaforme streaming, con contenuti ufficiali e sfide online.
Questo ha permesso al brand di radicarsi sia tra i bambini che tra i fan storici, sempre più attivi nelle community competitive. Mentre in Giappone le vendite esplodevano, nel corso del 2024 Hasbro ha portato la linea anche in Occidente. Oggi Beyblade X è un fenomeno globale. I tornei ufficiali sono ripartiti con regole aggiornate, gli scaffali dei negozi sono pieni di nuove arene e Blade, e il merchandising ha ricominciato a invadere il mercato, ricordando i fasti della prima generazione. Beyblade X ha riportato il marchio alle sue radici, ma con una modernità che lo rende competitivo nell'era degli esports e degli influencer. È la letterale dimostrazione che, a distanza di oltre 20 anni dal debutto delle prime trottole, il fenomeno non solo non si è esaurito, ma ha trovato una nuova linfa. Dalle trottole di plastica del 1999 fino alle arene super tecnologiche di oggi, Beyblade ha percorso un viaggio unico, trasformandosi da semplice giocattolo a fenomeno globale. Ogni generazione ha portato con sé un'idea nuova. La prima serie ha acceso la scintilla, trasformando un passatempo in una vera e propria saga shonen. La Metal Saga ha reso il gioco più intenso e spettacolare, aggiungendo peso e strategia. La Burst Generation ha riportato attenzione sulla personalizzazione e la competizione, creando un formato che ancora oggi domina la scena mondiale. Infine, con Beyblade X, il franchise guarda avanti senza dimenticare le proprie radici, fondendo semplicità, velocità e spettacolo in una nuova formula. Ma alla fine la vera forza di Beyblade è sempre la stessa, ovvero la capacità di unire le persone. Dai cortili delle scuole ai tornei ufficiali, ogni generazione ha trovato in quelle trottole il simbolo di sfida, amicizia e crescita. Con Beyblade X il cerchio sembra essersi chiuso e riaperto allo stesso tempo, ritornando alla semplicità della prima generazione, ma con l'energia e la velocità di una nuova era. Dalle arene scolastiche dei primi anni 2000 ai tornei globali di oggi, i Beyblade hanno dimostrato di sapersi reinventare senza però perdere la loro identità. E con i nuovi campionati mondiali ufficiali alle porte nell'ottobre del 2025, il franchise si prepara a vivere un momento storico che potrebbe ridefinire ancora una volta i canoni di questo fenomeno senza tempo. Non sappiamo con certezza cosa ci riserva il futuro, ma se c'è una cosa che questa saga ci ha davvero insegnato è che Let It Rip non smetterà mai di risuonare nei nostri cuori.